In questo video parliamo dello sgabello numero 60 realizzato da Alvar Aalto per un'azienda che lui stesso ha fondato chiamato Artec. Questo è uno dei prodotti più iconici di questo designer. In realtà ne vediamo diversi, però questo è sicuramente il più semplice e riconosciuto. Ora ci arriviamo con calma. Ho fatto anche dei video di approfondimento sia di Alvar Aalto che del vaso Savoy, nella poltrona Paimio, quindi se li state cercando ci sono nella playlist oppure cliccando tipo qui o qui. Come molti dei suoi lavori di architettura, lui studiava l'architettura e quando riusciva inseriva anche degli arredi. Questo è il caso dello sgabello numero 60, nato perché gli avevano affidato la biblioteca di Vipuri e lui ha deciso di inserire all'interno questo sgabello che era, diciamo, ispirato alla natura. Qui vediamo anche molta della tecnologia che lui è riuscito a sviluppare utilizzando il legno. Lui si è ispirato sia alla natura ma anche alle tradizioni della curvatura del legno fatte ad esempio per gli sci per riuscire a creare un nuovo prodotto come questo. Come vi dicevo, venne ideato nel 1933 dall'architetto e designer Alvar Aalto, di cui stiamo continuando a parlare, come altri elementi d'arredo da lui concepiti in occasione di specifiche realizzazioni architettoniche. La sua ideazione è contestuale al progetto della biblioteca di Vipuri. È considerato ormai un classico del XX secolo e rispecchia l'architettura e l'attenzione e il lavoro che Alvar Aalto poneva nell'utilizzo dei materiali, nel rapporto con la natura e la tecnologia e nella volontà di non smentire la propria tradizione, ma piuttosto di continuarla. Questo prodotto è molto funzionale, è molto semplice da comprendere, è un prodotto impilabile, cosa non scontata per uno sgabello e difatti se voi lo guardate impilato sembra una scultura perché crea proprio questo effetto di rotazione, è davvero davvero un grandissimo progetto, è fatto con 3 gambe. Ok? Perché vi dico questo? Perché c'è anche una versione 4 gambe da bambino ed è fatto, come vi dicevo, sfruttando una tecnologia che lui stesso aveva sviluppato o inventato, cioè la curvatura del legno multistrato. Lui comunque si è ispirato sia alla natura ma anche ai lavori di Tonet e l'ha fatto, ad esempio, se voi guardate la gamba è il legno massello, ma se guardate la parte che diciamo fa la curva, quello è il legno multistrato. Come cavolo ha fatto? Ora, nella parte terminale dove va a curvare quella parte è tutta tagliata, ok? Tutta tagliata in pezzi molto molto sottili e lì ha messo dei fogli di betulla incollati. In questo modo che cosa ha fatto? Ha reso quella parte, diciamo, elastica, l'ha praticamente messa all'interno di una pressa e ha tenuto la pressa chiusa fino a quando la colla non si è solidificata. Una volta fatto questo, noi teniamo del legno massello e nella parte terminale la curva fatta con questa strategia e dopodiché viene lavorato perché così è diciamo un prodotto semi lavorato che deve ancora essere rifinito, quindi dobbiamo andare a togliere delle parti in eccesso, dobbiamo fare i 3 fori che costituiscono la gamba che poi andrà a fissarsi sul diciamo la parte di seduta, quindi dove andiamo a appoggiare il sedere. Quella parte è una parte tonda ed è legno massello. In realtà sono 4 pezzi rettangolari che vengono inchiodati tra di loro e la parte centrale in realtà resta vuota, l'ho scoperta da un video. Dopodiché gli mettono un foglio di legno sopra e un foglio di legno sotto, li incollano e una volta che vengono bloccati e incollati vanno messi su una macchina che gli dà la rifinitura, è una macchina, è una fresatrice a controllo numerico che praticamente rifinisce il bordo e gli dà questo effetto. Difatti se voi guardate l'originale, e poi ci arriviamo perché vi ho detto originale ma perché ci sono molte copie, se voi guardate l'originale è fatto proprio in questo modo e ha questa caratteristica tipica, quindi abbiamo questi 2 fogli sotto e sopra e questo legno massello tutto attorno. Difatti io mi chiedevo come fosse possibile realizzare una cosa del genere e l'ho scoperto da un video fatto da loro proprio. Però questo non termina, quindi questo lavoro non finisce qui perché dopo questo processo deve essere colorato. Se non volete un colore, ma preferite diciamo il colore neutro del legno, viene comunque dato non un colore, però un impregnante trasparente che serve a far uscire
le venature del legno. Oppure viene colorato, ci sono tantissime declinazioni di questo tipo di seduta. L'elemento di cui vi parlavo prima, quindi l'elemento caratterizzante è quella prima curva che si trova nella forma L, è stato ideato dallo stesso Alvar Aalto insieme ad Otto Koronen, proprietario dell'azienda produttrice dei mobili Artek. Questa azienda era nata perché in realtà era una piccola bottega e i collaboratori di Alvar Aalto spinsero perché riuscisse a creare un'attività per poter vendere questi prodotti. All'inizio in realtà erano stati affidati, se non sbaglio, a un negozio di Zurigo, ma poi decisero di farlo loro. In che modo? Andando comunque da una piccola attività che c'era all'epoca, fatta da questo personaggio, Otto Koronen, e insieme decisero di creare la Artek, quindi un'attività più grande che si occupasse di vendere soprattutto i mobili realizzati con questa tecnologia. Pensate che lo sgabello numero 60 è uno degli elementi presenti al MoMA di New York ed è un prodotto senza tempo, viene venduto ancora oggi e non si vede il passaggio dell'età. Ok? Perché? Perché è un prodotto semplice, senza decorazioni, estremamente funzionale. C'è stata anche una piccola polemica, un piccolo casino con Ikea per quale motivo? Perché Ikea lo ha praticamente copiato, ha copiato la versione diciamo più piccola da bambini, perché lo sgabello grande, il numero 60, ha 3 gambe, lo sgabello più piccolo ne ha 4 ed è più basso appunto per i bambini. Ikea l'ha copiato completamente, ma non ha messo la stessa tecnologia perché costava di più. Difatti lo sgabello di Artek costa un tot, mentre quello di Ikea costerà il decimo. Per quale motivo? Perché hanno utilizzato solo legno multistrato, sia per fare la parte diciamo tonda che per fare le gambe, quindi quello è tutto legno multistrato, estremamente resistente, però ecco, sono andati a praticamente copiare lo stesso progetto. E in più hanno fatto dei piccoli particolari per distinguerlo, quindi ci sono alcune parti leggermente arrotondate, hanno messo 2 viti per praticamente fissare le gambe alla parte dove appoggiamo il sedere, mentre quella di Artek è fatta da 3 viti, quindi ci sono piccole differenze. Tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video. Se volete vedere quelli di Alvar Aalto li ho nella playlist, quindi cercateli. Al prossimo video. Ciao!